5 accessori per giocare di ruolo. Quale occasione migliore se non l'arrivo delle feste di Natale per poter parlare di tutti quegli strumenti e piccoli accessori, ninnoli se vogliamo, che accompagnano le partite di noi giocatori di ruolo. Ne parliamo tra un momento dopo la sigla. Prima di tutto, perché li ho definiti accessori? Per il semplice fatto che si tratta di una serie di oggetti, come vedrete, che se assenti al tavolo non è che renderanno impossibile la sessione o comunque questa ne risentirà in qualche modo. Sono piuttosto degli oggetti che, se presenti, possono dare un valore aggiunto alle nostre partite o tornare comunque utili a noi giocatori, per esempio come vedremo per portarci dietro i nostri strumenti, i nostri manuali e tutte quelle varie cose che poi ci serviranno effettivamente al tavolo. Quindi oggetti che se presenti possono in qualche modo costituire una sorta di valore aggiunto, oltre al fatto a poter diventare dei veri e propri oggetti da collezione. Vediamoli insieme. Forse lo strumento simbolo del gioco di ruolo, a parte il classico dado a 20 facce, è lo schermo del Game Master. Lo so, qualcuno di voi adesso potrebbe dirmi che no, lo schermo non è affatto un oggetto accessorio facoltativo. Andiamo un po' con ordine. Prima di tutto si tratta di un oggetto da tanti ritenuto appunto imprescindibile, se vogliamo anche un po' per una questione iconografica, di avere un bello schermo al tavolo. Per altri invece è un oggetto che potrebbe invece costituire una sorta di barriera tra il master e i giocatori, segnando non solo una differenza di ruoli ma anche una specie di gerarchia, se vogliamo, oltre al fatto che potrebbe minare in certi casi, in certe situazioni, la fiducia tra master e giocatori, per il fatto che dietro lo schermo il master potrebbe anche truccare i tiri. Sappiamo che è una pratica spesso diffusa, ma non siamo qui oggi per parlare di questo. Va sottolineato che per alcuni giochi questo diventa uno strumento in realtà molto utile, se non addirittura obbligatorio, specialmente per quei giochi molto ricchi di regole, dove un riassunto è anche necessario per il master per non stare ogni volta a risfogliare le pagine del manuale. Bisogna però anche dire che altri giochi, specialmente quelli più contemporanei, non li contemplano al giorno d'oggi. Gli schermi possono essere però anche personalizzati proprio come prodotto editoriale specifico per quel gioco, come il classico strumento di Dungeons and Dragons, il classico schermo di D&D quinta edizione, scusatemi mi sto impappinando troppo oggi, e anche quello per esempio dell'Unico Anello, ma di tantissimi altri giochi che sicuramente voi conoscete. È vero che gli schermi specifici da un lato aiutano molto i giocatori nell'immersione di quel gioco in particolare, però se voleste farvi un regalo e avere un pezzo da collezione tutto per voi, sappiate che ci sono tantissimi artigiani che ve lo possono realizzare in legno con delle bellissime decorazioni che possono essere come queste, delle semplici incisioni, oppure con delle vere e proprie sculture lignee intorno. Questo per esempio che vi abbiamo fatto vedere in tanti nostri video proviene da un artigiano ucraino che su Etsy li realizza come prezzi, questo qui se non sbaglio siamo intorno agli 80 euro per farvi un esempio. Parlando per l'appunto dei prezzi, possiamo partire da una base piuttosto buona di 50 euro per i più semplici, ma man mano che aumenta la fattura, la qualità del legno, la quantità di elementi decorativi e scultorei del vostro schermo, i prezzi vanno via via a salire. Considerate che si può arrivare benissimo a superare i 200 euro di prezzo, ma addirittura anche i 500 in determinati casi. A questo proposito mi sento di segnalare il lavoro del nostro follower Dragon Template, che proprio su Etsy può realizzare per voi dei bellissimi schermi intagliati in legno. Io vi lascio il link al suo profilo su Etsy qui sotto in descrizione, che tra parentesi sono anche quelli che avete visto scorrere nelle immagini qui a video. Passiamo quindi al secondo strumento. Il bravo giocatore di ruolo ha imparato che l'occasione per il semplice lanciare un dado, ma anche di trovarsi a giocare, potrebbe capitargli da un momento all'altro, quindi ha imparato a portarsi dietro i propri dadi. Non a caso esistono tanti oggetti per potersi portare dietro i nostri fidati compagni di avventura, a meno che non siano come i miei, cioè dei bastardi traditori.
E invece adesso mi ha dato 20, brutto Battute a parte, ce ne sono di diversi tipi a seconda che vogliate semplicemente conservare i dadi in casa vostra. In quel caso io vi suggerirei una bella box in legno come quella che ho io, per esempio a forma di forziere, oppure per portarli con sé, che in quel caso io vi suggerirei o una delle pratiche saccocce, ce ne sono anche queste di diversi tipi e materiali, questa per esempio in tela oppure quelle in tessuto un po' più vellutato. Ci sono anche ovviamente le saccocce, quelle con i dadi specifici di quel gioco, con dei temi sopra, richiamo di Cthulhu, Dungeons and Dragons, per farvi degli esempi. Potete trovare anche delle piccole borse tematiche, come per esempio questa a forma di Mimic. Ci sono anche delle borse più grandi, sicuramente le avete viste, che hanno anche i separatori interni per poter dividere le diverse tipologie di dado, fino anche alle classiche tazze in similpelle, pure queste possono essere personalizzabili oppure di quello gioco specifico. In termini di comodità, se chiedete a me, secondo me le saccocce sono le migliori per diversi motivi. Intanto è vero che ce ne sono di diverse dimensioni, ma potreste usare anche delle saccocce generiche un po' più grandi, basta che abbiano semplicemente l'elastico per poterle chiudere. Sono le più comode per il fatto che si adattano molto facilmente al tipo di borsa o zaino in cui volete portarlo, tanto i dadi al loro interno si muovono. Da quel punto di vista io vi sconsiglierei di portarvi dietro i box in legno, perché oltre a entrare un po' più difficilmente nelle diversi tipi di zaini e borse, rischiano anche di rovinarsi, e se è un pezzo da collezione o l'avete comunque pagato una certa cifra, ci penserei un po' prima di rischiare di riportarlo a casa con un graffio. Le borse sono anche queste abbastanza utili, forse però a meno che non siano eccezionalmente capienti ve le sconsiglierei, per il fatto che comunque poi dovreste avere dietro un altro contenitore per portarsi dietro eventualmente miniature e manuali, per esempio, però fanno comunque la loro bella porca figura, e oltre a essere molto utili per un party molto grande da cui poter pescare nel mezzo. Sul rischio di rovinarsi, le tazze questo rischio lo corrono, diciamo, fino a un certo punto, però per la loro forma tubolare sono sì un po' più comode, perché possono essere inserite meglio rispetto a box un po' più grandi, però anche queste, a seconda di quanta roba mettete nello zaino, potrebbe occupare comunque il suo spazio. Per quanto riguarda le saccocce e le tazze, i prezzi possono oscillare a seconda della fattura del materiale tra i 14 e i 20 euro. Si sale dai 20 ai 25 euro per quanto riguarda le borse, e dai 25 ai 35 euro per quanto riguarda invece i box in legno. Anche questo ovviamente dipende sempre da chi ve lo sta facendo e quanto è decorato o elaborato. A questo proposito, su Etsy ho visto pezzi d'artigianato che potevano raggiungere per l'appunto i 50 euro, ma anche superare abbondantemente gli 80, più o meno come fasce di prezzo siamo lì. Terzo accessorio di cui vogliamo parlare sono tutti quegli strumenti, quindi meglio dire accessori, per lanciare i dadi. Io e Francesco a volte dibattiamo su questo tipo di strumento, in particolar modo sui dice tray pieghevoli. Ora, in linea di massima questi accessori sono in realtà di tre tipi. Possiamo trovare delle torri lanciadadi, i dice tray, i tappetini quelli pieghevoli, solitamente a base esagonale o ottagonale, oppure la loro versione digievoluta in legno, praticamente delle vere e proprie scatole, delle box in legno da mettere a centro tavolo. La loro utilità sta nel fatto che consentono di avere per tutto il gruppo un solo punto dove lanciare i dadi, quindi evitando in questo modo di farli finire fuori dal tavolo, trasformandoci in degli speleologi per andarli a recuperare sotto i mobili, ma anche per evitare che qualche giocatore faccia un po' troppo il furbo nascondendo il tiro del dado. Parlando di fasce di prezzo, in questo caso, trattandosi di tre tipi di strumenti, i prezzi tendono ad oscillare in modo molto vertiginoso. Per quanto riguarda i dice tray pieghevoli, si possono trovare degli oggetti abbastanza cheap anche al di sotto dei 10 euro, però ho visto anche in questo caso pezzi d'artigianato fatti magari anche in vera pelle che in certi casi possono anche raggiungere i 100 euro. Tra l'altro i tappetini pieghevoli, a differenza delle loro corrispettive in legno, secondo me per quanto riguarda la trasportabilità e la praticità sono quelli più utili, perché basta semplicemente smontarli agli angoli diventando dei fogli piatti e possono essere più facilmente inseriti in zaini e borse, o magari anche semplicemente arrotolati. Le torri invece possono essere di diverso tipo, ci sono quelle assemblabili, quelle più comode dal mio punto di vista. Qui ci sono degli oggetti magari anche molto più economici, ci sono tipo pezzi assemblabili che possono aggirarsi intorno ai 2 euro, fatti di semplice cartone pressato o simil compensato, materiali simili.
però anche in questo caso le torri possono assumere sempre di più un carattere artigianale e salire di prezzo tra i 20 e i 30 euro, ma per quelli che sono invece delle vere e proprie sculture da esporre al tavolo possiamo anche abbondantemente superare i 200-300 euro. Proprio per questa ragione le torri secondo me sono tra le più scomode da portarsi dietro, a meno che non siano quelle appunto smontabili, che comunque dovreste stare attenti in quale parte dello zaino lo mettete. Per quanto riguarda quelle scultoree, francamente è più un oggetto da esposizione da tenere secondo me per il gioco casalingo. Da quel punto di vista magari è una vera e propria torre che dietro davanti per i giocatori serve per elemento scenico, per il master e per tutti gli altri serve per lanciare il dado. Ci sono anche tipo sculture a forma di testa di drago sulla loro tana. Insomma, anche qui gli artigiani si sono sbizzarriti in tante maniere, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta, a meno che di non volervi salvare le finanze, ecco. Il quarto accessorio in realtà da un certo punto di vista è tutt'altro che una cosa facoltativa, ovvero il quaderno del Game Master. In effetti la sua utilità è presto detta. Per campagne molto lunghe, magari dove ci sono tanti NPC, tante sottotrame, rapporti diplomatici, trame nell'ombra, è bene che il Game Master o comunque un giocatore tenga traccia di tutti gli elementi più importanti per non perderli per strada, e da questo punto di vista sono diversi i prodotti che potete utilizzare per tenerne traccia. So che la maggior parte di noi ormai tende a tenere gli appunti più sul portatile o sul tablet e su delle applicazioni apposite, sicuramente da quel punto di vista molto più comode. Però se vi volete regalare un oggetto cartaceo da poter risfogliare e magari tenere in libreria, anche qui ci sono diverse opzioni che potete scegliere. Se proprio lo volete fisico, potete ripiegare su diverse soluzioni anche abbastanza semplici. Prima però vi segnalo che esistono anche questi pratici block notice dedicati appunto agli NPC, alla possibilità di disegnare piccole mappe oppure di tener nota delle location, molto carini tra l'altro da poter utilizzare per poter scrivere in formato un po' più libero. Diciamo che una qualunque agenda o quaderno va benissimo, assolve in maniera direi ottimale al suo compito, ma anche qui ci sono degli oggetti artigianali che se avete più l'anima del collezionista potete scegliere. Per esempio ho visto che su Amazon si possono trovare dei quaderni da 100 pagine quadrettati con delle copertine lucide e tematiche. Come prezzi siamo tra i 5 e i 7 euro, quindi ve la cavate e anche in maniera molto semplice. Ma anche in questo caso gli artigiani hanno saputo, diciamo, metterci un po' del loro con degli oggetti da collezione non indifferenti. Su Etsy ho visto dei pezzi da collezione fatti addirittura in pelle, rilegata, incisa con dei temi particolari, addirittura con rilegature medievali e carta ingiallita per potergli conferire quell'aspetto più antico. Qui in quel caso i prezzi devo dire che abbondano notevolmente. Alcuni possono oscillare tra i 45 e i 100 euro per, diciamo, oggetti d'artigianato buono, fino a qualcosa come vi ho detto ora dove si può abbondantemente superare i 500 euro di prezzo. Se volete farvi un regalo e tenervi un oggetto da collezione per la vita, e se ve lo potete permettere, potreste anche scegliere questa opzione. Io avrei paura anche soltanto a guardarlo, non ci scriverei mai. Segnalo a questo proposito però un oggetto che sicuramente qualcuno di voi già conosce ed è già sul mercato da un po' di tempo, è il quaderno del Game Master edito dalla Isola Ilion. Pensato principalmente secondo me per giochi come D&D e Pathfinder, però può essere applicato con certa facilità anche ad altri giochi. Potete tenere nota degli NPC, delle mappe, delle location e delle varie vicende ed eventi principali della vostra campagna. Anche di questo vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ultimo oggetto di questa lista è una cosa un po' particolare. Si è diffusa principalmente, inizialmente direi, in ambito gioco da tavolo e wargame, ma poco a poco si è ritagliato anche un suo spazio all'interno del mondo del gioco di ruolo. Sto parlando delle borse e delle zaini specifici per il gioco di ruolo. Vi confesso che personalmente non nutro molto interesse verso questo tipo di oggetti, oltre al fatto che forse è più corretto dire che ne nutro
un po' meno stima. Personalmente, al di là del semplice lucro, non ci vedo tutta questa utilità, dal momento che secondo me potete benissimo ripiegare su delle borse o zaini particolarmente capienti. Io per esempio ho sempre utilizzato borse da PC, una borsa da fotografo che assolve perfettamente al suo compito, e come fasce di prezzi siamo già, diciamo, un po' meno rispetto a questi oggetti. Solitamente fra i 30 e i 50 euro ve la cavate. Ovviamente i prezzi vanno a salire a seconda di quanto queste borse sono più grandi o più piccole, parlo di quelle appunto da fotografo o da computer. Però se proprio vi volete concedere un regalo e un accessorio proprio specifico per il nostro hobby, gli zaini da quel punto di vista sono fatti apposta per impilare i manuali in un certo modo, hanno la sezione per i dadi, per le miniature e le retine per le mappe, quindi sì, da un certo punto di vista capisco che per quell'uso specifico possono essere in qualche modo appetibili per alcuni giocatori, e in quel caso i prezzi ho visto che si aggirano tra i 90 e i 100 euro. Questi erano 5 accessori per poter giocare di ruolo. Spero che vi siano interessati. Diteci magari voi qui sotto nei commenti quali avete, quali vi piacerebbe poter comprare, cosa magari sognereste avere tra i bellissimi oggetti d'artigianato che si possono trovare in giro. Diteci anche se li utilizzate, se li ritenete utili, quali sono magari delle critiche che potete muovere, o se magari, perché no, sotto le feste vi siete già regalati qualcosa in particolare. Io mi sento quindi a questo punto di augurarvi buone feste, perché questo era l'ultimo video dell'anno. Ci vedremo in realtà con la live di chiusura di questo anno, che devo dire da un certo punto di vista è stato molto prolifico, molto produttivo. Siete aumentati anche voi in numero, sono anche un po' emozionato in questo momento a farvi i saluti finali, e detto questo ci rivediamo quindi alla live. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Vi invito inoltre a seguirci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram, di unirvi al nostro gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi più in tempo reale sul mondo del gioco di ruolo, e perché no, se vi va, di seguirci anche su TikTok. Daniele dal forum Sententiam, buon Natale!